Ciao hackerini e hackerini, come va? Ciao Pollo Laser Gamers e Fabrizio e Antdivided Zero e LWLX. Come state? Come state? Com'è andata questo ritorno dopo... Allora, prima di tutto, mi vedete l'audio un po' strano? Fatemi sapere, cioè nel senso è un po' desincato, non lo so, perché ho cambiato cose, quindi io distruggo tutto, lo sapete. Ciao, tutto a posto. Volume, microfono basso. Ah, colpa mia. Vedete, io cambio cose e poi rompo cose. Adesso mi sentite meglio? Strano però, strano. Ah, forse perché c'avevo così? No, ok. Però adesso dovreste sentirmi bene. Grazie, porta P user. Adesso dovreste sentirmi bene perché ho aumentato tutto, proprio tutto alla massima potenza. Però non so, forse vedete un po' desincato l'audio. Perché diciamo... Perché? Allora, perché vi chiedo questo? Perché ho modificato una cosa che mi serviva per altre cose e poi ho fatto una chiacchierata con Simone Modiga, che è uscito il video adesso, proprio adesso, poco fa, nel suo canale. E ho visto, poi ho rivisto il video e l'audio era desincato il mio. E ho detto cosa è successo? Perché? E quindi mi è venuta la cosa, ma non è che adesso è desincato pure? Però se non mi state dicendo niente, quindi io assumo che va tutto bene. Quindi, diciamo, va tutto bene. A posto. Comunque, vi stavo dicendo, andate a vedere. Allora, ve lo faccio vedere. E... Sì, un attimo. Così lo prendo, magari. Ecco qua. Sbagliato, vabbè. Iniziamo male. Da YouTube tutto benissimo, sì va bene, adesso non è fuori sync. Ok, ok, grazie. Intanto io sto cercando di prendere la pagina giusta. Perché? Perché... Ah, scusate, questa non era quella giusta, questa è quella giusta. Ok, ce l'ho fatta. Scusate, sono un po'... Stamattina, no? E stamattina, cioè proprio capite il mio livello di chiarezza mentale oggi. Vabbè, è il primo giorno dopo le feste, quindi ci sta a essere un po' pazzerelli, dai, mi piace definirmi pazzerelli. Però insomma, è uscito il nuovo, la chiacchierata che ho fatto con Simone, questo qui, andatela a vedere, è molto interessante come ben sapete dico sempre scemenze, insomma andatela a vedere. E ovviamente seguitelo se non lo seguite perché comunque fa un sacco di video molto interessanti e sulla sicurezza chiaramente lui è un threat analyst e quindi insomma andateli a vedere e niente questo. E cosa uso per fare le live? Io uso OBS, cioè quello per diciamo riprendermi dici è OBS. Sì, OBS, solo che certe volte faccio danni, lo sapete, sto imparando, sto imparando queste nuove tecnologie, però purtroppo a volte faccio danni. Però insomma dai, sistemiamo, dai.
poi sistemo, quindi non faccio solo danni, poi sistemo pure. Ciao, sono richiesti. Ciao Marcello. Sono richiesti ancora i bug bounty. È vero che possono arrivare a cifre molto importanti fino ad 1 milione? Allora, in realtà puoi guadagnare col bug bounty, però i milionari sono ben pochi. Cioè, nel senso, se tu cerchi Namansec, tipo questo fa un sacco di bug bounty e a quanto so lui è milionario. E l'ha fatto col bug bounty. Però, cioè, non sono tantissimi. Cioè, devi essere proprio... Cioè, devi andare a cercare determinate cose, perché se tu vai a trovare solo le cose più gettonate, tipo cross-site scripting, è molto probabile che qualcuno l'ha trovato e quindi è un duplicato. Chi fa tanti soldi è molto bravo a fare alcune cose, tipo per esempio il bypass del WAF, no? Del Web Application Firewall. Se tu riesci e sei molto bravo a bypassarlo, non dico che fai milioni, però hai più chance di guadagnare rispetto agli altri. Quindi dipende, cioè non è così facile fare milioni, ecco, col bug bounty, cioè perché comunque ci sono tante persone che ci lavorano, specialmente nelle piattaforme più conosciute, quindi insomma non è così facile. Di solito inizi trovando qualche cosa su programmi pubblici, poi ti inviano su programmi privati e lì che ti danno più soldi. Sì, hai ragione, porta B-user. Sì, diciamo per fare anche effettivamente un po' di soldi, poi devi lavorarci anche in, come diceva porta B-user, che devi comunque farti invitare poi nei privati, perché lì poi c'è meno gente e quindi lì hai più possibilità di trovare più cose e hai meno competizione, no? Bug bounty su console si guadagna di più, cioè su console intendi tipo console, tipo non lo so, cos'è hardware intendi? Infatti no, cioè non so se ci sono bug bounty hardware, cioè perché come funziona, cioè forse fisici in presenza, questo non lo so effettivamente, cioè se ci sono bug bounty in queste cose. Interessante. Vediamo se lo trovo. Sul firmware, esempio Nintendo PS5. Ma magari sul firmware c'è qualcosa, perché comunque... Però tipo, forse sono proprio le aziende, tipo che ne so. Tipo per esempio ci sono ad esempio Meta e aziende così grandi che comunque loro fanno i bug bounty interni, cioè bug bounty proprio di loro e quindi tipo prima, per esempio qui, per esempio ti dice ops, Meta Hardware Device e ti dà le linee guida, ti dice anche quanto paghi. Tipo per esempio già se vai su questo magari hai la possibilità di guadagnare di più, no? Vedi, ovviamente è molto più complesso, però c'è meno competizione perché queste cose sono, cioè non ci sono molte persone che sanno di queste cose, ecco. Ci sono anche siti come HackerOne che sono usciti da poco e hanno i loro programmi pubblici, anche lì che poca competizione. No, HackerOne c'è da una vita, scusa. HackerOne è storico. Di solito mettono il firmware e gli artefatti su GitHub, poi li emuli invece di prendere il dispositivo. Sì, questo intendevo, nel senso firmware probabilmente lo puoi fare perché alla fine te lo possono dare. A meno che non è una roba
privata, però in quel caso non fai un bug bounty. Ah, ok, come HackerOne e non... Ah, ok, scusami, avevo capito male. Siti che fanno la stessa cosa, tipo Integrity, Background, stessa categoria. Sì, sì, scusa, non avevo capito. Ma si deve sapere per forza assembly? O per l'hardware? O per cosa? Per firmware? Per il firmware? Ma secondo me dipende, nel senso... Probabilmente sì, cioè... Poi non me ne intendo di firmware, però... non ti fa male non saperlo. Ah, c'è anche Yes We Hack comunque. Però insomma, dipende. Non è così facile diventare milionari. Però insomma, se lo fate a tempo pieno, dopo un po', secondo me... Soprattutto se fate magari firmware o robe così. Mobile anche, perché c'è meno competizione. Secondo me ci guadagnate, però chiaramente è un guadagno molto variabile, no? Perché oggi trovate una cosa, domani non la trovate magari, quindi è molto variabile, cioè... Tipo parlavo con un ex collega che fa bug bounty, che adesso fa bug bounty e comunque lo diceva, che comunque c'è un guadagno, non hai un guadagno fisso, quindi chiaramente poi dipende anche voi come prendete questa cosa, nel senso, secondo me è anche una cosa poi mentale, no? Perché oggi hai il guadagno, però con un altro mese non hai il guadagno, o magari ce l'hai più basso, quindi, cioè, non è così semplice. E quindi questo vi volevo. Vabbè, questo. E adesso iniziamo con Portswigger, i laboratori, che è da un po' che non li facevo perché mi era preso il pallino con l'avvento del cyber, o di cyber, non so come si traduce, e quindi adesso ricominciamo con i laboratori. E iniziamo con questo che è finalmente qualcosa di molto croccante, non è il solito cross-site scripting solo per un alert. E andiamo a prendere il laboratorio in cui va a usare un cross-site scripting per rubare il cookie. Spero che YouTube non mi dica di togliere questa live. Non so, certe volte leggo alcuni che dicono che gli cancellano video. Vabbè, comunque, si vedrà. E qui praticamente ci dice che questo laboratorio contiene un cross scripting stored, quindi appunto lo stored è quello che appunto è memorizzato da qualche parte, quindi tipo in un database, come in un commento, noi scriviamo il commento per memorizzare poi il cross scripting nel commento stesso, che sarà salvato poi in qualche database. E quando una vittima va a vedere quella pagina con quel commento, ovviamente il cross scripting verrà eseguito. E quindi il problema è proprio questo. E infatti qui ci dice che c'è una vulnerabilità, un cross scripting nella funzione del commento del blog, e c'è un utente simulato che vede tutti i commenti che vengono postati. E per risolvere il laboratorio esegui la vulnerabilità per rubare il cookie e poi impersonifica la vittima. Ok.
usato il reward stacca, però non l'avevo visto. Non mi è suonato. Però io te l'ho riguardato lo stesso. Così. Perché ho fatto i reward, i redeem in queste feste, Quindi, cioè, fateli. Così. Così non è stato inutile il mio lavoro. E il mio studio anche, perché non sapevo, ho studiato e li ho fatti. Quindi insomma, usateli. Spero funzionino, ogni tanto non funziona, non so perché. Però insomma, usateli. Usateli, vi prego. E quindi adesso avvio il laboratorio. Qui ho sempre Barb, il nostro amico Barb. Avvio anche il browser di Barb, sperando. Ok, qui funziona. Quindi no, non voglio installare. Dovreste vedere il browser di Barb, spero. No, non lo vedete. Ok, aspettate. Colpa mia, come sempre. E ora lo vedete. Tra poco lo vedrete. Ok. E allora, il laboratorio diceva che abbiamo un cross scripting nel commento. Quindi, appunto, questo commento. Allora, questo laboratorio però utilizza la funzione di Barb che è il Barb Collaborator. Però c'è un modo che in pratica il collaborator non è altro che copiare un link di Barb e poi per ricevere delle richieste, in modo che noi mettiamo questo link di Barb da qualche parte, tipo nel commento, e noi possiamo ricevere delle richieste direttamente in quel link quando per esempio un utente ci clicca o interagisce con questo link, per rubare appunto per esempio il cookie, no? Delle informazioni, ad esempio come il cookie. Però c'è anche un modo per non usare il collaborator, quindi ve li farò vedere entrambi. Perché comunque sono molto interessanti, come anche l'altro metodo è molto interessante in realtà. Pollo Laser Gamers, usi estensioni Firefox per cosa? Per Barb, per intercettare il traffico, dici? No, cioè se per questo uso direttamente il browser di Barb, così mi evito configurazioni, cioè per fare cose così ci sta, secondo me. Sì, per il traffico. No, uso, cioè, quello di Barb proprio. C'è il browser integrato e si può usare. Cioè, questo però c'è anche nella community, nella versione community. Cioè, lo puoi usare ed è già tutto configurato con Barb. Quindi tu non devi mettere il proxy, eccetera. Però sì, se vuoi puoi usare anche un'estensione tipo Foxy Proxy, lo configuri, è molto base configurarlo in realtà. Però cioè,
per i laboratori o per robe così io uso sempre quello di Pulp, perché così è più semplice, è più veloce anche, quindi. C'è la versione con AI. Sì, no, qui c'è la AI, però io non la uso mai. Boh, non mi è mai servita in realtà, quindi. Però ho visto che stanno facendo cose, boh. Vediamo. E quindi il laboratorio. Però prima di iniziare il laboratorio vi voglio far capire come si ruba un cookie utilizzando appunto cross scripting, perché l'idea è quella di eseguire codice JavaScript all'interno del browser della vittima. Quindi tipo nei laboratori vecchi che abbiamo visto comunque c'era sempre un semplice alert, no? Quel pop-up con tipo scritto qualcosa, solitamente scrivevo cinnamonsec, no? E qui invece vogliamo far fare al browser della vittima una vera e propria richiesta HTTP. Quindi l'idea è creare una richiesta all'interno dello script, ovviamente, che noi vogliamo usare, creare una qualche richiesta HTTP che sarà poi mandata al collaborator, quindi al collaboratore in italiano. In questo modo, quando la vittima va a vedere, e ovviamente al link concateniamo il cookie. Concateniamo il cookie e poi sarà mandato appunto al nostro collaborator, che appunto è come tipo un server, però tutto configurato. Quindi poi l'hackerino che deve fare? Va a vedere nel collaborator, prende la richiesta, prende il cookie e lo va a inserire poi nel browser per impersonificare appunto l'utente a cui ha rubato il cookie. Come vi dicevo, il collaborator praticamente è tipo un mini serverino che non fa altro che aspettare queste richieste, perché appunto l'unica cosa che si può fare è proprio mandargli richieste, che siano HTTP, che siano DNS. Ci sono, comunque si possono mandare varie richieste, oppure SMTP, per esempio qui vedete che c'è HTTP, DNS, SMTP, che al momento non mi interessa proprio sapere cosa sono, cioè SMTP più che altro, il resto tranquillo. Però il problema di questo laboratorio è che, come viene scritto nella descrizione, il firewall di Portswigger blocca le interazioni con sistemi esterni. Quindi cosa vuol dire? Che praticamente loro hanno bloccato tutte le comunicazioni con altri servizi, ma invece permettono quelle con Portswigger. Il collaborator è un sito di Portswigger, praticamente è un link di Portswigger, perché sarà appunto Portswigger qualcosa, se non mi ricordo. No, è una roba Hostify, ma non mi ricordo, però dopo lo vediamo. E loro hanno permesso appunto queste comunicazioni, perché configurando il firewall il firewall non è altro che uno strumento per bloccare delle connessioni, quindi tu vuoi che Amazon.it sia permesso, ma invece blocchi Facebook.it, per esempio. Un'azienda potrebbe fare questa cosa, non so perché, però potrebbe farlo. E allora loro che hanno fatto? Hanno bloccato tutti gli altri sistemi, ma hanno permesso invece quelli di Portswigger, semplicemente. E quindi per questo dobbiamo usare il collaborator. Però c'è un altro modo. Quindi andiamo a vedere questo cross scripting. Quindi come una roba semplice si potrebbe fare semplicemente l'alert, giusto per vedere come funziona. Quindi classico script con un alert semplicissimo. Si vede il CSS con Barp? Sì. Se non lo vedi puoi andare nel proxy, nell'history e mettere questo, perché solitamente il CSS e le immagini sono disabilitate. Però se tu lo vuoi vedere puoi metterlo qui
così lo vedi. Oppure puoi vedere anche qui. Per esempio qui, ecco un'altra cosa. Per esempio qui c'era JS virgola ed è filtrato per nasconderlo. Però a me il JS solitamente mi serve e quindi io lo tolgo. Così se ci sono JavaScript, JS di JavaScript, così lo posso vedere. Quindi insomma puoi giocarellare con questi filtri. C'è anche lo script mode se vuoi, così te lo... cioè più... puoi farlo in maniera più... filtrare tu qualcosa se ti serve. Altrimenti puoi giocarellare con questi filtri. Quindi insomma se non li vedi è perché non c'è questo, quindi lo puoi selezionare. Io lo tolgo adesso perché non mi interessa il CSS. Però vedete adesso abbiamo anche i JS perché appunto li ho inseriti. Cosa vuoi dire con Java Injection? E vabbè, però torniamo al commento, proviamo a inserire... vabbè, metto sempre il mio nome. Tipo questo. Ops. Questo. E vediamo cosa succede. Quindi, vedete, qui possiamo vedere anche le richieste in realtà. E per esempio... dov'è? Non è... Per esempio qui abbiamo inserito il nostro commento, vedete qui che c'è il nostro payload e poi abbiamo la conferma. Andiamo avanti, quindi torniamo back e vedete che appunto il cross scripting funziona, quindi ce l'abbiamo. Quello che stai facendo, metti Java nella pagina per vedere se interagisce. Però questo è JavaScript, cioè Java e JavaScript sono due linguaggi diversi, quindi non so, magari perché Java è cioè un altro linguaggio, qui non funziona chiaramente perché qui c'è JavaScript ed è web. Però questo è un cross scripting, cioè è un injection chiaramente, però è un cross scripting, quindi è un'altra vulnerabilità. Quindi vedete che funziona. Quindi per esempio adesso potremmo fare mettere un script un po' più tosto. Invece di fare soltanto un alert, andiamo a fare una richiesta al nostro collaborator. Quindi usiamo fetch, che è un metodo di JavaScript per fare una chiamata a HTTP. E qui possiamo mettere il nostro collaborator. Quindi vado nel collaborator, mi copio il link, basta cliccare qui. E qui mettiamo HTTP davanti. E vedete qui che ha questo Hostify, appunto perché è un dominio di Portswigger, cioè loro lo permettono e l'hanno creato loro. E quindi insomma lo permettono. E poi andiamo a completare questa fetch con ovviamente un po' di cose che ci sono. Quindi noi vogliamo mandare una post. E poi facciamo mod no course. Questo insomma per adesso prendetelo per buono, però è tipo per non avere problemi con una configurazione che si chiama course. Più in là poi si vedrà, però insomma solitamente questi payload, queste cose che sto scrivendo a mano solitamente si copiano e incollano. Cioè li hai scritti e li incoppi, e li incolli. E qui per esempio mettiamo document.cookie perché appunto noi vogliamo il cookie. Ora ve lo scrivo, poi vediamo perché funziona e cosa significa. E poi chiudiamo script. Si mette il DNS di destinazione e qui si mette il link del collaborator. Praticamente questo ti crea un mini serverino e ti dà un link dove tu puoi mandare delle richieste.
Quindi ti crea tutto lui, anche questa, appunto, questa cosa del DNS per raggiungerlo, tutto quanto lo crea appunto Barp in questo caso, quindi appunto per questo è abbastanza comodo. Ci sono altri servizi esterni che si possono usare che fanno la stessa cosa, però nei laboratori di Barp, come vi dicevo, loro li bloccano, quindi non li potete usare. E quindi andando a provare questo, scrivo di nuovo tutte le cose perché ci servono, perché sennò non ci fa sottomettere il commento. E stavo controllando se era tutto a posto con anche gli apici e tutto quanto. E andiamo a vedere cosa succede se io posto questo commento. Ora, vabbè, ci sarà il primo, però vedete non ci sono altri script eseguiti, perché appunto qui, per esempio, se noi andiamo a vedere nel codice, nel DOM, andiamo a vedere cosa c'è il nostro script, vedete c'è proprio quello che abbiamo inserito dentro lo script. E se noi andiamo, solitamente lo dovrebbe far vedere in automatico, però se non avete richieste potete usare questo poll now, e se non avete sbagliato come ho fatto io probabilmente adesso dovreste vedere delle richieste. Probabilmente ho sbagliato qualcosa. Ciao Mia Zedong. Probabilmente ho sbagliato qualcosa e andiamo a vedere perché cosa ho sbagliato. Perché solitamente cliccando questo bottoncino poll now dovreste vedere le richieste, però andiamo a vedere, probabilmente ho sbagliato qualcosina. Fatemi vedere. Però mi sembra giusto. Script fetch. Poi questo. Method post. No, sembra giusto. Strano. Andiamo, proviamo a ricaricare. Vediamo. Ok, non funziona. Vediamo un po'. Vediamo qui se ci abbiamo qualche richiesta. No, non c'è neanche. Sembrerebbe che non si avvia nemmeno il nostro script. Interessante. Molto interessante. Forse per l'HTTPS. Ok, provo a copiarlo e provo a mettere HTTPS, però cioè a volte funziona anche con HTTP, strano. Però vabbè, vediamo. Vediamo, provo con HTTPS. Ok, sì. E riprovo. Ok. Ah, forse perché... Ah, vedete? Ah, era HTTPS. Strano. Molto strano. Perché a volte uso anche HTTP. Vabbè. Indagherò su questa cosa. Interessante. Vabbè. Comunque, vedete che qui abbiamo una post, perché... non so se lo state vedendo, sì. Sì. Perché appunto gliel'abbiamo detto noi con mettendo method post. E poi vedete qui che ci sono comunque dei cookie in questo. Qui abbiamo dei cookie appunto nel body della richiesta. E questo è perché appunto noi abbiamo scritto nello script di fare esattamente questo, di inviare una post al nostro collaborator includendo i cookie nel body. Quindi vedete che effettivamente funziona. Se noi ora effettivamente ci sono altre richieste, vedete qui, adesso qui, questa è l'utente appunto che ha utilizzato l'utente simulato in realtà, che è andato poi a vedere la pagina e quindi ci ha mandato il suo cookie. Quindi se noi per esempio proviamo questo, oddio, non so se è questo o quella di prima, vediamo. Poi andate direttamente in application, cookie. Ah no, questo è il mio, ok, allora era quell'altro.
Secret non lo so che cos'è, in questo caso non ci interessa. Vedete qui che abbiamo Secret e Session. In questo caso Secret magari è un altro laboratorio, magari è un'altra cosa, quindi insomma. Però prendiamo il cookie Session e lo vado a copiare e incollare direttamente qui nell'applicazione. Se io adesso refresho, sì vabbè, ottimo qualcosa. Ecco, il laboratorio è risolto perché appunto noi abbiamo fatto accesso come amministratore. Però vi voglio far vedere come funziona se non avete il collaborator. Perché chiaramente se avete il collaborator è abbastanza semplice, perché comunque avete semplicemente cioè non è così semplice in realtà, dovete avere poi effettivamente il giusto payload. Però se non avete il collaborator è un po' più complicata, perché invece di mandare la richiesta ad un server, quindi tipo il collaborator, voi cosa fate? Andate a creare un codice JavaScript in modo da forzare la vittima a inserire un commento che include il suo cookie. Ecco, qui adesso arriveranno un sacco di richieste nel collaborator, vabbè. E quindi ovviamente però questo metodo è meno furtivo, perché un conto è che tu lo mandi al collaborator, vedete voi, se voi entrate nella pagina non vedete nessun script, cioè nessun alert, niente, quindi chiaramente è un po' più furtivo. Invece se voi usate il metodo del commento, chiaramente tutti quelli che entreranno nella pagina vedranno quel commento e chiaramente un utente non va ad inserire il commento che include il suo cookie, perché cioè nessuno lo farebbe mai. E poi oltretutto tutti scoprono il cookie della vittima e quindi è meno furtivo. Però insomma mi sembrava interessante vederlo, perché appunto non tipo la versione community di Burp non include il collaborator e quindi se avete la versione community non potete farlo con il collaborator. Per farlo, allora prima di tutto cambio blog, così non ci abbiamo lo script, l'alert che avevo inserito, e andiamo a inserire un commento di test normale, cioè semplice, giusto per vedere la richiesta. Yes. Quindi vedete qui tutto normale, abbiamo il nostro commento, tutto a posto. Se noi andiamo a vedere la richiesta adesso, questo post comment, vedete qui che abbiamo questa richiesta. Non so se è piccolina, la vedete la richiesta? Forse è un po' piccolina, però non posso farlo zoom. Ecco cosa ho dimenticato, dovevo imparare a fare quei cosi tipo dello zoom della pagina, della finestra. Guarda, quello, altra cosa che devo fare, che lo fanno quelli bravi. Però insomma, questa, per mettere il commento, allora ci sono parametri standard, come ad esempio l'id del post, perché chiaramente devi specificare l'id. Poi abbiamo il commento, il nome di chi sta facendo il post, l'email e comunque un sito web. La cosa interessante però qui è questo CSRF, questo parametro CSRF, che solitamente appunto è un token che è collegato all'utente. Cioè, questo cosa vuol dire? Questo è un rimedio per il cross-site request forgery, che è una vulnerabilità appunto web abbastanza popolare, che poi andremo a vedere. Cioè, per adesso ve la cerco, giusto per darvi. Appunto dice che è un attacco che va a forzare un utente a fare delle azioni, ed è esattamente quello che noi stiamo andando a fare. Noi stiamo cercando di andare a forzare l'utente a inserire un commento, però cosa succede?
Questo solitamente succede quando non ci sono token che possono essere collegati all'utente. In questo caso invece noi abbiamo questo CSRF token, che appunto è un rimedio che che appunto protegge dal cross-site request forgery, e praticamente non è altro che un token, una stringa appunto di caratteri che è collegato all'utente ed è unica, e viene cambiata ogni volta che viene generata, se fatta bene, generata la pagina, così tu non puoi riutilizzare il vecchio. Ciao Fabio, buon anno anche a te. Grazie. E buon anno a te. Me l'ero dimenticato. Perché ve l'ho già detto, cioè ho fatto pure un post. Ciao Valenti. Pollo Laser Gamers, ma di solito non usa Linux con SSH? E cosa? Il server dici? Visto che me l'hai mandato prima, l'ho vista adesso, magari mi sono persa a cosa ti riferivi. Quindi non so a cosa ti riferivi, quindi insomma no, mi chiamo Cannella perché mi chiamo Cannella. Il server, no, però qui è un altro tipo di server, nel senso questo è un server che serve solo a mandare richieste, cioè tu non ci puoi accedere. Oddio, non lo so. No, vabbè, non ha porte aperte SSH, quindi non ci puoi accedere. Però in genere sì, cioè se tu hai un server ci puoi accedere ad SSH, se lo configuri che ci puoi accedere, se apri la porta 22 o comunque una che ti permette di essere collegata ad SSH. Sei una programmatrice? Lo sono stata, lo sono stata, però no, adesso faccio penetration test per un'azienda di consulenza, quindi vado a testare siti web. Per inviare i dati da inviare, no, per inviare i dati tu puoi usare HTTP semplicemente o HTTPS, no? Quindi come adesso noi abbiamo creato uno script che andava a creare semplicemente una richiesta HTTPS in questo caso, e l'abbiamo mandata al server, perché comunque tu, ad esempio, anche quando tu vai su un sito normale, no? Come Amazon, Facebook, qualsiasi cosa, lì ci sono dei server dietro, e tu mandi semplicemente delle richieste per vedere la pagina HTML, o la pagina semplicemente che tu vai a vedere dal tuo browser. Però quelle sono richieste, cioè sono proprio richieste come ad esempio questa che ha fatto questo utente simulato, dove tu vai a mandare praticamente una richiesta, semplicemente gli stai dicendo: guarda, io voglio questo, voglio vedere questa pagina, fammela vedere, e il server ti prende le cose. Come poi è configurato dipende, nel senso dipende come poi ti risponde, però in genere ti risponde dicendoti ecco i dati che volevi vedere. Se tu usi e questa solitamente è la get, perché tu vai soltanto a dire voglio questa cosa, dammi questa cosa. Se tu invece fai una post, solitamente sono usate per esempio quando tu crei il tuo account, cioè quando tu vuoi inserire dei dati dentro il server. Quindi tu gli vai a dire, per esempio, se tu crei il tuo account, gli stai dicendo guarda, io mi chiamo così, abito qui, faccio questo, oppure che ne so, più semplice, la mia email è questa, la mia password è questa, e gliele mandi. Quindi quello crea una post con la tua password del tuo utente, e il server la prende, la memorizza e magari ti risponde con un'altra pagina. Quindi sono richieste così, HTTPS è così. Poi ci sono altri modi per mandare delle richieste, questo sì, però cioè il più semplice è la richiesta HTTP. Ciao Alex. Prima però c'è la verifica se l'informazione è già in cache o sbaglio. Sì, vabbè, sì, poi chiaro, cioè se voi volete vedere proprio come funziona, sì,
Cioè, prima il browser va a vedere se ce l'ha in cache. Se non ce l'ha in cache, va a vedere se il DNS ce l'ha in cache. Se nessuno ce l'ha in cache, poi arriva al server. Cioè, chiaramente è molto più complesso vedere come funziona proprio la richiesta di una pagina web. Però per semplificare, diciamo, vi ho fatto il punto a punto. Chiaramente poi nei sistemi grandi ci sono tantissime cose in mezzo. Cioè, semplicemente c'è anche load balancer, cache, cioè proxy che fanno magari che hanno cache, cioè ci sono tante cose, però poi dipende dal caso, quindi non vado a complicarvela più di tanto, ecco. Curiosità, ci sei mai stato nelle community italiane su Telegram? Sono in una community di Telegram. Ah no, sono in due in realtà. Sì. Però mi chiamo diversa. Non ho Cinnamon come nome. Cioè il nome è diverso, quindi non mi vedrete come Cinnamon. Però sì, sono in due community. Ma scopriamo che fai parte di Anonymous. No, sono una povera pentest che non fa niente di troppo grosso. Come si chiama la community? Allora, una si chiama RootMe e un'altra si chiama BitTorn Feed. Queste due. Cheat. Ci sei mai stata su Deep Web Italia? Ma non ricordo se si chiama così. No, non ci sono mai stata in quella. No, solo in quelle due sono stata. Lo scrivi in chat. Le community? Sì. Però mi sa che questa era tipo di Milano, cioè non lo so. Vediamo se l'ho scritto è giusto. Allora, oddio, non lo so però se posso. Vabbè, io ve le scrivo. Però insomma. Però, cioè questa è più easy, però l'altra forse è più tecnica. Oh, io ve le scrivo. Però non so se. Non lo so. Non so se si arrabbierà qualcuno, però vabbè. Insomma, quella. E quindi questo. E quindi noi andremo a forzare l'utente a mettere un commento. Spero che funzioni ancora questo laboratorio, che dopo un po' si bloccano. No, infatti non funziona più. Fatemelo restartare. Ciao One Pro. Un mio bro si è messo alla magistrale di telecomunicazioni e si sta studiando tutti sti protocolli. Per me è skip. E vabbè, però ci sta, cioè pure ad informatica alcuni protocolli si studiano, tipo qualche talento nascosto. No, sono una persona media che non ha talento. Mi dispiace dire queste tristi verità, però non credo di avere qualche talento nascosto. Poi se io avessi qualche talento nascosto, se ve lo dicessi, non sarebbe più nascosto. Quindi, cioè, capito? Allora, fatemi ricopiare questo. Il talento è addobbare l'albero, è vero. Hai ragione. Hai altre identità segrete? No, però non sarebbero segrete. Comunque, fatemi venire questo laboratorio. Perché è interessante, cioè è proprio interessante,
No, scherzo, se volete dire qualcosa ditela. Però insomma, io continuerò col laboratorio. E quindi stavamo vedendo il... Cosa fai alle 3 di notte? Dormo? Solitamente dormo. Allora, cosa cambia tra cache e storage bucket? Allora, la cache è un sistema, strumento, non so come definirvelo, che va a memorizzare copie temporanee di dati. Per esempio, il sito web, tu potresti avere la copia temporanea di una pagina web, così. E questo è solitamente utilizzato anche per ottimizzare, no? Così tu non vai a richiedere sempre la pagina al server, ma la cache ce l'ha e te la dà subito, è anche più veloce, no? Chiaramente poi ci sono delle scadenze, dopo quelle scadenze verrà richiesta di nuovo la pagina e verrà memorizzata di nuovo nella cache. Lo storage bucket invece serve per mantenere dati in modo permanente, quindi non è una copia temporanea. Solitamente tipo queste cose sono utilizzate nel cloud, no? Come tipo AWS o tipo di Amazon o Azure o eccetera. E questi sono proprio utilizzati come archiviazione, proprio archiviazione come un database, no? E quindi insomma è questa la differenza. Il local... No, il local storage è quello di sessione. Cioè... No, il local storage è quello che possiamo vedere anche qui. Cioè il local storage è sempre... Vedi qui c'è questo. In questo caso c'è questo del DOM Invader, vabbè. Però questo è un'archiviazione persistente, però all'interno del browser dell'utente. Cioè tu qui hai cose, magari ci sono dati di qualche sito web e tu le puoi memorizzare qui. La sessione, cioè il local storage vive anche dopo che chiudi il browser. La sessione invece dipende. Cioè qui per esempio abbiamo la scadenza sessione, quando tu chiudi, fai il logout, questo cookie non servirà più. Quindi questa. Ciao Marco. Poi anche la sessione, cioè, ha un ruolo diverso, perché la sessione serve ad identificare l'utente, no? Quando noi, per esempio, anche qui, che noi abbiamo rubato la sessione, possiamo impersonificare l'utente, perché appunto abbiamo questa sessione. Altrimenti non potremmo farlo. E oltretutto la sessione solitamente sta sul server, che comunque deve sapere che quell'utente è loggato, no? E quindi andiamo a vedere adesso come funziona senza collaborator. E quindi abbiamo visto appunto il commento, che ci servono queste informazioni, quindi tutte queste. E quindi cosa succede? Qui, siccome ci serve il token CSRF, noi lo dobbiamo prima rubare per poi utilizzarlo. E questo si può fare, per esempio, facendo semplicemente, se io prendo la console,
vi faccio prima vedere qui. Per esempio qui abbiamo questo form, no? Che è il tipico tag che si usa in una pagina HTML per creare appunto queste tipologie di dati per inserirli per l'utente, no? Per fargli inserire dei dati. E vedete qui che abbiamo post ID che già ha il valore 7 perché appunto questo è l'ID 7. Poi abbiamo commento, nome, email e questo sito web. Però la cosa interessante qui è che abbiamo questo cross-site request forgery, appunto il CSRF token. E vedete che è nascosto, infatti noi qui non lo vediamo, perché solitamente si fa così. Si mette un token nascosto all'interno del form, così sarà mandato con la richiesta. Il problema è che noi possiamo accedere a questo valore perché appunto è nel DOM. Tutto quello che sta nel DOM, che appunto è questo albero della struttura della pagina web, possiamo accederci, e per farlo possiamo fare semplicemente document.getElements by name. Qui mettiamo CSRF perché appunto il nome qui vedete è CSRF e poi dobbiamo fare 0 perché siccome vedete qui che c'è una S, questo vuol dire che ci restituirà un array di elementi. Un array non è altro che una struttura in cui si mettono tanti elementi. E qui in questo caso ci sarà solo un elemento, quindi l'indice è 0 perché si parte da 0 a contare. Però in generale potrebbero esserci più elementi e quindi noi per accedere a quello che, a cui vogliamo accedere dobbiamo fare appunto 0 per prendere il primo elemento. E poi punto value. E vedete che noi abbiamo esattamente il token che vediamo qui. Quindi capite cosa possiamo fare? Noi possiamo fare uno script per prendere esattamente questo token per poi usarlo nella richiesta per postare il commento. E quindi insomma andiamo a scrivere sto scriptino. E quindi sì, allora vi chiudo questo. No, questo script. Poi andiamo a creare un form data che è il metodo diciamo più corretto per inviare un form, quindi un form appunto è una collezione di dati che si vanno ad inserire e in questo caso noi andiamo a creare questo form data così da simulare appunto una specie di form che è appunto questo però nel nostro JavaScript. Quindi andiamo a inserire questo e poi aggiungiamo tutti i valori che ci servono. Quindi per esempio ci serve il CSRF, che ve lo chiamo CSRF così è più semplice, e semplicemente andiamo a fare quello che abbiamo fatto prima, get elements by name, e qui andiamo a CSRF, CSRF di 0, sempre il primo elemento, punto value. E poi andiamo ad appendere a data tutti i nostri valori. Ovviamente questo perché, anzi ve lo chiamo così se no esco pazza. Questo cosa succede? Noi praticamente stiamo andando a creare esattamente questo, quindi a noi ci servono esattamente questi nomi, quindi CSRF, post id, eccetera. E vedete qui appunto qui cosa c'è? Noi stiamo appendendo nome più valore, quindi qui in questo caso è nome più valore. Ora questo lo devo fare per tutti. Post id qui era 7, poi c'era commento. E qui vabbè andiamo a inserire qualcosa di stupido.
data append e vado ad inserire vedere cosa c'era, name, e qui andiamo a inserire cinnamon sec, data.append email, boh, non so perché metto bla, però così. E poi c'era nome, email e website, e qui andiamo ad inserire tipo http test.it. E qui praticamente abbiamo creato la nostra struttura. Ora però dobbiamo mandare il commento, se no va bene che noi abbiamo preso sti dati, però in qualche modo noi li dobbiamo mandare. E come li mandiamo? Come prima, usando fetch. Però in questo caso non andiamo a fare una richiesta al server del collaborator, ma andiamo a mandarla a post comment, che è esattamente l'endpoint, cioè il punto che vogliamo appunto che il server capirà, no? L'endpoint non è altro che diciamo una parte del link da mandare al server, così il server sa cosa stiamo dicendo, perché chiaramente se noi mandiamo la stessa richiesta soltanto a post, quello ci dice ma che stai dicendo? Ovviamente lui sa che se tu mandi una richiesta post comment con questi valori, lui sa cosa fare, e quindi noi la mandiamo esattamente a questo post comment. E poi come prima andiamo a inserire method post, perché appunto vogliamo inserire una post. Anche qui andrò a mettere mod no course, però insomma prendetelo per buono adesso. Cioè, sapevo che c'era questo no course, vi avrei fatto prima course, però vabbè, andate così. E poi andiamo ad inserire nel body data. Data che cos'è? Il nostro form data, cioè quello che noi abbiamo creato e aggiunto tutti i valori che ci servono. Quindi andrà a fare la richiesta che noi andrà a fare la stessa richiesta che noi vediamo qui praticamente. Poi chiudiamo script, qui mettiamo un sacco, questa me la copio perché non si sa mai che non funziona più niente, e andiamo a postare il commento. Torniamo indietro. Qui adesso abbiamo fatto accesso alla pagina e se noi andiamo a vedere dovevo prenderlo prima. Ah no, vedete qui che abbiamo appunto il commento che noi abbiamo inserito, cioè con il nostro script. Allora, se non ho... però strano perché dovrebbe eseguirlo. Quindi forse ho sbagliato qualcosina. Di nuovo. No, non faccio parte di nessun gruppo. Di nessun gruppo. Io lavoro semplicemente e basta. E adesso sono su YouTube e Twitch, quindi non faccio parte di nessun gruppo. Insomma, però qui non l'ha eseguito, quindi forse ho sbagliato qualche cosa. Però mi sembra giusto post T7 email. Forse non ho chiuso qualcosa, fatemi controllare. Nella pagina, ah no, scusate, questa non è la pagina che cercavo.
Vediamo qui, magari c'è qualche errore, qualche cosa. Sì, ho fatto form data, failed to construct. Perché? Cosa ho inserito? Ah, mi sono dimenticata il new. Ok. Ok, questo... Oh no, adesso... Ok, lo devo ricopiare. Ok. Allora, avevo sbagliato che mi ero scordata che qui ci vuole new. Vabbè, perché stiamo creando un oggetto, insomma, non sto a dirvi tutto quello che è. Insomma, voleva questo new. E quindi adesso vado a reinserire di nuovo tutto. Metterò cinnamonsec 2. Sinna. Website. E quindi andiamo a vedere. Ora però voglio selezionare questa. Questo è il nostro commento. Cioè dove abbiamo inserito noi tutto il nostro payload. Ora se vado indietro... Ok, non c'è di nuovo. Perché mai? Ho sbagliato di nuovo qualcos'altro? Ho sbagliato di nuovo. Ah no, no, è giusto. Ok, ok, no, no, ci sta. Cosa succede adesso? Adesso ho questo errore che mi dice che non può leggere la proprietà value di cosa? Praticamente si riferisce a questo a questa riga. Oh mannaggia. Esattamente a questa riga dove io faccio punto value, cioè quella che vi avevo detto prima, vi avevo fatto vedere che effettivamente funziona. Vedete qui effettivamente funziona. Però cosa succede? C'è un problema. Perché quando noi inseriamo lo script, anzi quando viene eseguito lo script, non è detto che tutto quello che sta nel DOM è già stato fatto. Perché comunque vi avevo detto in passato che c'è una differenza tra HTML, la pagina HTML e il DOM. Se noi vediamo, per esempio, faccio view page source, questa è semplicemente l'HTML. Quindi noi, per esempio, se c'è una funzione JavaScript, per esempio, vedete qui non c'è la... se voi avete una funzione JavaScript qui vedete esattamente la funzione JavaScript, ma non vedete il risultato della funzione. Se invece io vado a vedere il DOM ha qui in questo caso è molto simile perché non abbiamo esecuzioni effettive di oggetti JavaScript. Quindi è simile, non vedete la differenza, però insomma poi vedremo il cross scripting DOM, quindi lì si vedrà la differenza. Però se c'è l'esecuzione, quello è il DOM, dove praticamente ogni cosa viene eseguita e quindi viene creata la pagina vera e propria. E il problema è che nel momento in cui noi apriamo una pagina, ci vuole del tempo che il DOM si crei. E quindi noi dobbiamo controllare questa cosa. Questo si fa semplicemente utilizzando questo. Ora devo ricopiare tutto. Ricopiamo tutto. Lo script rimane uguale, però c'è una cosa da aggiungere. Cioè, qua sopra, prima di avviare il nostro script, noi andiamo ad aggiungere un listener. Cioè, un qualcosa che sta lì ad ascoltare qualcosa che noi gli diciamo. Quindi in questo caso andiamo a dire window, che appunto è tutta la finestra del browser, e add event listener. Quindi noi stiamo creando un listener, e poi facciamo DOM
content loaded, se non sbaglio. E poi creiamo la funzione, cioè la nostra funzione, semplicemente, cioè tutta questa. E qui andiamo a chiudere. E devo chiudere un altro. E qui quindi stiamo dicendo aspetta che il DOM sia completo, quindi tutto, che ci sia tutto, e poi esegui la nostra funzione. In questo modo noi sappiamo che questo sarà già creato, perché il problema è che prima il problema era che il nostro CSRF token non era ancora stato creato nella pagina, e quindi nel momento in cui noi facevamo .value lui cercava di accedere ad una proprietà di un oggetto che non esisteva. È un po' tipo, non lo so, tipo volete fare la pasta però non avete ancora messo la pentola con l'acqua, quindi come fate? Cioè non potete mettere la pasta se non avete la pentola, no? La stessa cosa qui, il token è la pentola, .value è la pasta. E quindi insomma adesso dicendogli di aspettare finché il DOM non è completo, noi sappiamo che appena accederà a questo .value di questo elemento sarà creato. E quindi qui devo reinserire di nuovo tutto. In sec 3. E possiamo qual è la differenza tra pentester e hacker? Vabbè, allora, diciamo secondo me il pentest è un sta dentro l'hacker, nel senso, perché l'hacker è generico, nel senso l'hacker è cioè colui che diciamo è curioso, sa capire, smontare sistemi, no? Però lì hai white hacker, che sono quelli che lo fanno in modo etico, i black, che sono invece quelli che lo fanno per scopi malevoli, quindi con legalità, e poi grey hat, che è una zona grigia, quindi tipo senza permesso ma senza danni. Il pentester è comunque un sottoinsieme, perché alla fine il pentester lo fa legalmente, però il pentester magari deve avere un'autorizzazione sempre, e in più è limitato, nel senso, se tu cliente mi dai l'applicazione web, io ti testo solo quello, perché tu mi autorizzi a testare solo quello, quindi insomma è questo. Cosa intendi con potresti ottenere un ID di una form collegata ad un DB? Non è che la form è collegata al DB, cioè la form serve per mandare i dati al database, cioè tu lo mandi al server e il server poi comunica col database. Ciao 52, dove posso trovare la felicità? Nelle piccole cose, alcuni dicono nelle piccole cose, e in effetti ci può stare, nel senso, secondo me, cioè, bisognerebbe un attimo pensare al presente, per quanto sia difficile, non è che io dico sia una cosa facile, però secondo me se pensi al presente, a quello che già hai, perché secondo me la felicità non si trova poi cioè, come umani tendiamo magari a compararci, a confrontarci con altre persone, e quindi questo un po' poi ci rattrista, no? Quindi non lo so, dico cose, Però insomma abbiamo sottomesso questo commento, torniamo indietro e vediamo cosa è successo. Vedete? Ecco. Qui questo è il post che noi abbiamo inserito, no? Vedete qui, in questo abbiamo il nuovo cosa. Però vedete che c'è anche, e questo l'abbiamo inserito noi,
Però vedete che dopo c'è anche un altro post che è esattamente quello che noi abbiamo inserito, cioè c'è test, c'era questo è esattamente il post che noi, scusate, il commento che noi abbiamo inserito nello script che abbiamo inserito nella pagina, nel commento. Quindi abbiamo forzato noi stessi a scrivere un altro commento praticamente. Non lo stavate vedendo, scusate, mi dimentico sempre che devo... così. Allora, vi stavo dicendo, scusate, questo è il post che abbiamo inserito noi, però dopo c'è un altro post e questo è quello che noi abbiamo inserito tramite lo script. Quindi, appunto, abbiamo forzato noi stessi a scrivere uno script. E se noi adesso ricarichiamo, dobbiamo aspettare che l'utente adesso esegua questo script. Quindi insomma andiamo un po' a ricaricare la pagina finché non ci sarà un altro utente che scrive. Intanto bisogna aspettare un pochino. Al momento vedo solo i miei commenti. Niente, non lo vedo quello dell'utente. Però voi non dice niente. Insomma, dobbiamo aspettare un po', forse. Perché in teoria l'utente simulato dovrebbe entrare in questa pagina e inserire il commento. Però nel frattempo che lo fa, insomma, perché poi sarebbe la stessa cosa, lui inserisce il commento, noi copiamo il cookie e lo possiamo inserire. Nel frattempo che aspettiamo che lo fa, praticamente vi voglio fare un recap perché comunque è articolata come cosa, perché qui abbiamo un cross-site scripting dove noi possiamo eseguire codice JavaScript nel browser della vittima e se si usa il collaborator basta fare una richiesta HTTP. Ma se non usi il collaborator invece utilizzi quel cross-site scripting per forzare la vittima a inserire un commento. E qui entra in gioco il secondo attacco, perché per far inserire il commento alla vittima tu hai bisogno del cross-site request forgery token, perché appunto c'è questa protezione. E quindi senza quel token non puoi creare un commento, però siccome noi siamo in grado di leggere il DOM, noi possiamo rubare questo token e inserirlo nella richiesta. E qui poi c'è il terzo attacco, cioè il session hijacking, cioè noi andiamo a prendere il cookie della vittima a cui abbiamo appunto rubato il cookie e lo andiamo a inserire nel nostro browser e questo è un'iniezione della sessione appunto. Vediamo qui. No, non lo fa, non lo so. Non è che per caso devi simulare di inserire un commento con un altro utente? No, in teoria qui nel laboratorio c'è scritto che una vittima simulata vede tutti i commenti che sono postati, quindi cioè un'altra persona dovrebbe semplicemente accedere a questa pagina e inserire il commento. Però, boh, magari a forza di farlo un po' spaccato, non lo so. Però fidatevi che funziona perché io lo inserisco il commento, quindi... Ah, no! No, no! No, giusto, perché cosa succede? Qui magari l'utente sta inserendo il commento, ma io non lo vedo perché come commento gli ho messo test. Oddio. Io devo inserire document.cookie, se no non lo vedo. Aspettate, devo prendere quello corretto. Mo lo vado a trovare. Ok, questo qua. Cioè, adesso vi faccio vedere.
Cioè, qui io inserivo sempre test, no? Quindi vedete che c'era sempre test con cinnamon sec. Però in realtà qui dovrebbe essere document.cookie, come prima. Scusate, è proprio... Invece così vedremo il cookie. Quindi andiamo a vedere adesso milioni. Vedete qui questo... Ecco, questo è praticamente, questo è il cookie da rubare. E vedete che è abbastanza veloce, è colpa mia. Quindi se noi andiamo a inserire questo, ricarichiamo la pagina, adesso siamo di nuovo amministratori. Quindi appunto era il fatto di rubare... Diamo la colpa a JavaScript come sempre. Sì, a me non piace JavaScript. Ti è mai capitato di reportare una vulnerabilità critica su un VDP e nonostante dandogli un POC scritto richiedono video e foto? Sì, cioè non mi è capitato di video e foto, no, mi è capitato di tipo di foto, cioè volevano proprio vedere che effettivamente funzionava. Sì, a volte funziona, cioè a volte lo vogliono. Sì. Quindi insomma. E quindi questo è tutto per oggi. A me piaceva questo laboratorio, quindi insomma fan di questo laboratorio. E di nuovo vi dico di andare a vedere sempre la chiacchierata che ho fatto con Simone. E chiaramente questa qui. E chiaramente di nuovo di seguirlo e di seguirmi. E le cyber news questa settimana non saranno mercoledì ma saranno giovedì, proprio perché le faccio con Simone, quindi rivedrete di nuovo l'accoppiata di me e lui e insomma le faremo giovedì sempre dopo le 6, però vabbè poi ve lo scrivo come sempre. E quindi questo è tutto, mi raccomando vedetevi i video, anche i miei, e niente, ci vediamo giovedì. Ciao!